Ciao a tutti e bentornati su questo canale. Per chi vedesse i miei video per la prima volta, io sono Simone e oggi volevo andare a fare un video sulla classifica dei miei 10 profumi più sensuali. Detto questo però, volevo fare una piccola premessa. Noi usiamo il profumo per 1000 motivi. Il primo forse è quello di piacere alla persona che ci sta vicino, ma tutti sappiamo che il profumo serve a tante altre cose. Ad esempio, il profumo sottolinea la nostra personalità, aumenta la nostra autostima. Alcuni dicono addirittura che a livello inconscio il profumo esprime il bisogno di nasconderci da qualcosa, di mascherarci. Insomma, per quanto un profumo possa aumentare la nostra stima, possa farci stare bene con noi stessi, ricordatevi sempre una cosa: saremo noi a far grande un profumo e mai viceversa. Se ho stuzzicato la vostra fantasia, come vi chiedo sempre, mi raccomando, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale perché è fondamentale per la vita del canale stesso e dovesse piacervi questo video, tempestatelo di like. Fatta questa premessa, cominciamo subito con il video. Eccoci tornati. Prima di cominciare il video volevo fare una piccola precisazione. Il mio modo di scegliere il profumo è molto di pancia. Cosa voglio intendere con questo? Voglio dire che quello che oggi inserisco al 10° posto in classifica, domani potrebbe essere al primo. Punto. Fatta questa precisazione, cominciamo subito con la classifica. Al numero 10, Chergui di Serge Lutens. Allora, Chergui non è assolutamente un profumo di facile approccio, ma se avrete la personalità giusta per poterlo indossare, fidatevi che vi darà grosse soddisfazioni. Le note predominanti sono il tabacco, il miele e l'incenso, tutte rese molto più polverose dalla nota dell'iris. Chergui è un profumo avvolto da un velo di mistero e si sa, il mistero crea un fascino non indifferente. I formati sono 2 e devo dire che per un profumo del genere non voglio dire che è abbordabile perché comunque non costa poco, però abbiamo un 50 ml che si aggira intorno ai 120 euro e un 100 ml che si aggira intorno ai 180 euro. Vi ricordo come sempre che quelli che sono riportati da me sono i prezzi retail, poi con una ricerca molto più accurata potete trovare magari dei prezzi ribassati. In ogni caso trovo che questo sia un must have per tutti i collezionisti. Ripeto, non è semplicissimo come approccio, ma secondo me potreste avere un gran successo. Quindi al numero 10, Chergui di Serge Lutens. Al numero 9, un profumo dall'approccio molto simile a quello precedente, L'Air du Désert Marocain di Andy Tauer. Io questo trovo sia un capolavoro. È fantastico, lo metto solamente al numero 9 perché a volte, devo dirvi la verità, mi è difficile indossarlo, però trovo che, mi ripeto, sia un capolavoro assoluto. Perché ho detto che ha un approccio molto simile a quello precedente? Per chi non lo sapesse, il Chergui è un vento caldo. Qua invece abbiamo l'interpretazione dell'aria del deserto. Proprio per questo dico che hanno un approccio molto simile. La descrizione di questo profumo è bellissima. Sapete che nei miei video mi piace farvi sognare e quindi dedico un paio di minuti alla sua descrizione. Immaginatevi di ritorno, dopo una lunga camminata di una giornata caldissima, nel vostro albergo di Marrakech. Esausti, vi sdraiate sul letto e lasciate la finestra aperta. Il sole sta tramontando per lasciare spazio alla luna. Una leggera brezza che passa dalla finestra ristora il vostro caldo. Quest'ultima porta con sé tutti gli odori del deserto e tutti gli aromi venduti nei souk. Chiudendo gli occhi e lasciandovi trasportare dall'immaginazione, immaginerete la luna sorgere tra le dune del deserto, inebriando la vostra notte marocchina. Le note di testa si basano sulle spezie del Maghreb, ovvero il coriandolo e il cumino. Nelle note di fondo invece troviamo una raffinatissima ambra scaldata da legni come il cedro o il vetiver. Il formato è uno solo, ovvero un 50 ml, che è questo qui, a circa 119 euro. Detto questo, io l'ho inserito al numero 9, ma per gli amanti delle fragranze speziate orientali lui potrebbe tranquillamente essere al numero 1. Al numero 9, L'Air du Désert Marocain di Andy Tauer. Prima di passare al numero 8, voglio ricordarvi una cosa. Questa non è la classifica delle fragranze più apprezzate in generale, le fragranze che più vi porteranno complimenti,
ma è la classifica che secondo me rappresenta di più la sensualità nelle mie fragranze. Quindi non è detto che tutti apprezzeranno quello che io vi sto riportando in classifica. Detto questo, andiamo avanti con il numero 8. Patchouli 24 di Le Beau. Allora, anche qui abbiamo una fragranza non semplicissima. Io trovo innanzitutto che il patchouli sia una nota molto sensuale, anche se ha delle connotazioni un po' retro. Perché dico difficile? Perché in realtà in Patchouli 24 abbiamo la nota della betulla che è molto affumicata, tantissimo. Cioè questa nota, i primi secondi sovrasta tutta la fragranza, si sente solo quello, però state tranquilli perché va via molto molto in fretta e subito dopo si torna poi a quella che è la nota principale, anche perché comunque il profumo si chiama Patchouli 24, quindi mi aspetto che sia la nota principale. Abbiamo una morbidissima vaniglia, un bellissimo patchouli. Nella piramide olfattiva non viene riportata nessuna nota liquorosa, anche se il feeling che mi dà è quello di avere qualcosa al suo interno, che possa essere il rum o il cognac. E stesso discorso anche per la nota del cacao. Io in realtà lo percepisco leggermente, perché ripeto, comunque c'è la nota più affumicata, c'è la nota del patchouli, però nel cuore sembrerebbe esserci questa nota leggermente polverosa di cacao, ma anche questo però non è riportato nella piramide olfattiva. I formati sono davvero tanti, quindi vi riporto solamente i tre principali, che sono il 50 ml a circa 155 euro, il 100 ml che costa intorno ai 240 e il 500 ml che si gira intorno agli 850 euro. Più tra l'altro una serie di prodotti dedicati come può essere magari lo shower gel, lo shampoo, l'olio corpo, chi più ne ha più ne metta. Quindi al numero 8 Patchouli 24 di Le Labo. Passiamo al numero 7, giusto per tornare in tema deserto, Sahara Oud di Fragrance du Bois. Se ancora non si fosse capito, amo i profumi orientali, soprattutto da usare la sera. Questo profumo è pazzesco, è incredibile. Io lo trovo super sensuale e ha un'apertura molto succosa data dal pompelmo, però lascia subito spazio alle note fiorite. Abbiamo il gelsomino, il geranio, l'assoluta di rosa e poi nel fondo abbiamo delle note speziate come il pepe nero, lo zenzero, che vengono subito avvolte dal calore dell'ambra, la vaniglia e ovviamente l'oud. Vi devo dire una cosa però, attenzione perché anche qui non è un profumo semplicissimo, per il semplice fatto che l'oud al suo interno è leggermente animale, quindi ha quella nota un po' sporca. Non penso che a tutti possa piacere questa cosa, perché alcuni la trovano un po' offensiva. In realtà questa nota, una volta che la mettete sulla pelle, ha semplicemente bisogno di essere scaldata, che la magia ha subito inizio. Però, ripeto, non penso che a tutti possa piacere. I costi sono davvero alti, molto molto alti, considerate che lui è il più costoso della linea. Non so se fanno ancora il piccolo 15 ml come questo, però considerate che il 50 ml si aggira intorno alle 450 euro e il 100 ml supera i 770-780 euro. Detto questo, al numero 7 Sahara Oud di Fragrance du Bois. Andiamo avanti con il numero 6, Bocca Nera di Orto Parisi. Allora, ho già parlato di questo marchio, quindi non voglio soffermarmi troppo e eventualmente vi lascio il link della recensione di Megamare, così potrete sapere qualcosina in più su Orto Parisi. Detto questo, parliamo un attimo di Bocca Nera. Si dice che il cioccolato sia uno dei più potenti afrodisiaci. Beh, Bocca Nera è una bomba di cioccolato
e peperoncino. Sulle performance c'è poco da dire. Orto Parisi penso che abbia in tutte le sue fragranze delle performance pazzesche, durano vita, morte e miracoli. E detto questo, penso che su questo genere di profumi non ci sia neanche la necessità di avere dei profumi dalle performance esagerate, perché in realtà io il profumo che ritengo sensuale lo vado a indossare la sera, quindi anche se mi dura quelle 3-4 ore sulla pelle, penso che possa bastare, anche se qui abbiamo comunque profumi dalle performance esagerate. Il formato è uno solo, ovvero il 50 ml, che è questo qua, e si aggira intorno ai 140 euro. Detto questo, al numero 6, Bocca Nera di Orto Parisi. Andiamo avanti con il numero 5. Dopo una sfilza di bombe atomiche, ho tirato fuori il profumo più inoffensivo che potessi tirar fuori, però credo abbia qualcosa di magnetico. Sto parlando di Pantea, di Stefano Umber Lucas. Innanzitutto devo dire che questa bellissima bottiglia rappresenta pieno il succo nel suo interno, ve la faccio vedere bene, è davvero stupenda. È una fragranza pulita, candida, però la trovo davvero regale. Considerate che si apre con un freschissimo bergamotto e un succoso mandarino che vengono polverizzati dalla nota dell'iris. Le sorprese però arrivano nel fondo, dove troviamo il tabacco, la fava tonka e il legno di sandalo. Devo dire che mi piace tantissimo indossare questo profumo e faccio fatica a dirvi a cosa possa assomigliare perché è una fragranza davvero unica. Se però cercate qualcosa di non troppo difficile da indossare ma che possa colpire o possa attirare l'attenzione, secondo me Pantea potrebbe fare al caso vostro. Ad esempio, perché no, invece che una cena importante potrebbe essere un pranzo o anche una colazione. Il formato è unico ed è un 50 ml, che è questo qui, a circa 150-155 euro. Quindi al numero 5, Pantea di Stefano Umber Lucas. Ok, passiamo alla numero 4 della classifica, che è Oud for Greatness di Initio. Questa, sorrido, però credo sia una fragranza da battaglia. Molti la associano a Baccarat Rouge di MFK e io trovo che siano davvero molto diversi, anche se inizialmente potrebbe ricordare. Baccarat Rouge ha dei toni molto più soffici, molto più morbidi e molto più caldi, mentre Oud for Greatness credo che lanci un messaggio chiaro e preciso. Zafferano, noce moscata, patchouli, oud, insomma, a voi la scelta se siete abbastanza intrepidi da poter indossare questo profumo. Unico il formato, che è questo qui, che è un 90 ml a 250 euro. Al numero 4, Oud for Greatness di Initio. Bene, arriviamo al gradino più basso del podio. Enigma di Roja Parfum. Ne ho già parlato in un altro video, che ve lo linko qui sopra, e questo profumo è uno dei miei preferiti e credo che non potrei mai farne a meno. È un profumo pazzesco, di un'eleganza innata, è davvero è regale. Nonostante non abbia una piramide esageratamente lunga, le materie all'interno sono trattate divinamente. E come già vi dicevo nel video precedente, alcuni dicono che appena sniffato questo profumo ricordi la Pepsi Cola. E ho dato anche la mia conferma, nel senso che è vero, con un po' di fantasia può ricordare la bevanda, però una volta che lo si indossa e lo si ha sulla pelle, si scalda, si percepisce subito il tabacco, il benzoino, la vaniglia. Cioè, questo per una cerimonia importante o una serata di gala trovo sia il profumo perfetto. Mamma mia. Il formato, sono sincero, non so se esista anche un 100 ml, eventualmente se lo sapete fatemelo sapere nei commenti, però io conosco solamente il 50 ml, che è questo qui, a 430 euro. E se posso,
vi do anche un consiglio. Quest'anno sono state lanciate le sue versioni di Parfum Cologne. Io ho sentito Enigma nella versione Parfum Cologne e devo dire che è fedelissima, fedelissima, ci sono anche rimasto male perché per quello che ho speso per il Pure Parfum speravo fosse completamente diverso, invece vi posso dire che la fragranza è uguale, spiccano leggermente di più le note agrumate in testa, ma una volta che la fragranza si scalda sulla pelle è praticamente la stessa. E parliamo di un profumo molto più economico, perché il 100 ml del Parfum Cologne costa, se non ricordo male, 270 euro, che contro i 430 euro del 50 ml è una pacchia. E in ogni caso, se vi ho attirato, vi invito anche a provare quello lì. Detto questo, al numero 3, Enigma di Roja Parfum. Siamo arrivati al numero 2 e faccio una piccola premessa. Probabilmente questo profumo vi porterà più complimenti del primo classificato, però come vi ho spiegato prima, questo è un altro tipo di classifica, ok? Quindi al numero 2, Assivat di Nishan. Questo profumo ha un fascino incredibile, è esagerato, esagerato. Mi piace tantissimo e devo dire che a malincuore lo dico, ma ultimamente sta prendendo il posto del mio Aventus. E mi dispiace perché sono molto affezionato a lui, ma questo profumo è qualcosa di eccezionale. Quindi davvero ringrazio il mio amico Gianluca per avermelo consigliato, perché è stupendo, stupendo. E l'avevo già inserito nella classifica delle fragranze migliori per l'estate, addirittura mettendola al numero 1. Vi lascio qui sopra il link. Allora, non spinge forte come Wood for Greatness, ma anche lui lancia un messaggio forte e chiaro. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Sì, sì. Devo dire che... Sì, devo dire che morde le caviglie. È un profumo che morde le caviglie. Ha un'apertura davvero cristallina, un bergamotto, un pompelmo e un ananas freschissimi. Poi abbiamo il patchouli, i legni, il muschio di quercia. È davvero stupendo. Davvero faccio fatica a pensare di non averlo nella mia collezione. Io invito davvero tutti a provarlo, perché davvero, per tutti i collezionisti, secondo me questo lo devono avere. Non c'è trippa per gatti, ragazzi. Cioè, con questo il successo è davvero assicurato. Trovatemi qualcuno a cui non piaccia questo profumo. Ve lo rimborso io. Compratelo. Se trovate qualcuno che vi dice non mi piace, ve lo rimborso io. Perché non esiste, è impossibile. Detto questo, stavo chiedendo al contrario. I formati sono due, 50 ml che se non ricordo male si aggira intorno ai 215 euro e il 100 ml che costa poco meno di 300. Quindi al numero 2, Assivat di Nishané. O Nishan, ancora non ho imparato ragazzi, vi chiedo scusa, però Nishan fa più figo. Ok, allora, siamo già arrivati al numero 1. Medaglia d'oro, number 1. Che chicca, che chicca. Grand Soir di MFK. Pazzesco. Mamma mia, mamma mia. Questo profumo ha un fascino incredibile, incredibile. Ovviamente, come fa intendere il nome, Grand Soir non è certo il profumo da indossare la mattina dopo la doccia per rinfrescarsi. Assolutamente no. È molto morbido, è molto caldo, è molto avvolgente, è pazzesco. Lo adoro, lo adoro. Cioè, una serata con questo, wow, wow, mamma mia.
e all'interno è una bomba di resine, è una bomba di resine. Abbiamo il labdano, abbiamo l'ambra, abbiamo la vaniglia. Tra l'altro un piccolo aneddoto sulle resine. Quando si parla di note balsamiche, in realtà non si parla di menta, di eucalipto, quindi tutte quelle note che hanno una connotazione mentolata. Quando si parla di note balsamiche si parla appunto di resine. Quindi questa fragranza è molto balsamica. Detto questo, mi piace davvero tantissimo, altrimenti non l'avrei inserito al numero 1. E lo trovo davvero molto molto avvolgente, molto caldo e molto sensuale e anche molto elegante, devo dire. Quindi non è il classico profumo da battaglia e trovo che non abbia neanche un costo proibitivo perché il 70 ml che è questo costa poco più di 150 euro. Dovesse essere il vostro profumo firma per la sera, sappiate che c'è anche un formato 200 ml che costa poco meno di 300 euro. Detto questo, al numero 1, Grand Soir di MFK. Un'altra cosa che vi chiedo, mi raccomando, se ancora non lo avete fatto, cliccate sulla campanella, perché purtroppo io non riesco a stare dietrissimo al canale, quindi non riesco a uscire ogni 3 o 4 giorni come mi piacerebbe fare, però cliccando sulla campanella rimarrete comunque aggiornati sull'uscita dei miei video. Quindi mi raccomando, fatelo perché è importantissimo. E detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!